siamo accampati qui proprio davanti alle rotaie. Oh, ci siamo. Siamo partiti. Si è già alzata una polvere pazzesca. Wow. Totalmente random, un signore ci ha portato 2 capre. Anche loro hanno passato una notte mica da ridere. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. In Africa, più precisamente in Mauritania, esiste un mostro d'acciaio che serpeggia per più di 700 km attraversando il deserto. Questa bestia di ferro, lunga quasi 3 km, è il mezzo di trasporto più lungo al mondo. Un gigante di metallo e ingranaggi che solca implacabile lo sconfinato deserto del Sahara, il treno del ferro. Ogni giorno i suoi 200 vagoni trasportano circa 1 milione di tonnellate di ferro dalle miniere di Zouerat al porto di Nouadhibou, dove vengono svuotati in navi cisterna che raggiungeranno principalmente le coste della Francia e della Cina. Non essendoci linee ferroviarie in Mauritania, questo è l'unico treno del paese e molte persone salgono sui vagoni pieni di ferro per raggiungere alcuni villaggi nel cuore del deserto. Teoricamente sarebbe vietato, ma la polizia chiude un occhio, non essendoci altro modo per attraversarlo. L'obiettivo di questa missione è saltare clandestinamente sui vagoni del treno e intraprendere con queste persone un durissimo viaggio di 20 ore dove ogni chilometro racconta una storia di coraggio e destino. C'è un piccolissimo dettaglio però: il treno arriva, ma soprattutto parte quando vuole lui. Beh, siamo appena arrivati a Zouerat, che è la città dalla quale parte il treno che dovevamo prendere oggi, ma l'abbiamo perso, e quindi fortunatamente un signore ci ha aperto le porte di casa sua e ci ha accolti in questa stanzetta. Ci siamo accampati, quindi stanotte quello sarà il nostro giaciglio, dormiremo lì e domani saremo pronti per il viaggio più lungo mai fatto sul treno. Sono 24 ore clandestine sul treno del ferro. Cercheremo di salire, di arrampicarci insieme a tutti i mauritani che in realtà lo fanno spesso, questa tratta durissima, pericolosissima, e cercheremo di capire perché, la loro vita, i loro sogni, i loro desideri e che cos'è per loro la felicità. Il mattino seguente al mercato di Zouerat incontriamo un giovane beduino che, incuriosito dalle nostre telecamere, incomincia a parlare con noi e scopriamo che anche lui ha intenzione di saltare sul treno oggi pomeriggio, ma ci consiglia di comprare il suo stesso copricapo per proteggerci dalla polvere del ferro. Io e Bo ci siamo accampati qui proprio davanti alle rotaie e stiamo aspettando il treno da ormai 2 ore. Ma adesso passo la parola al mio nuovo compagno di viaggio, Bo. Benvenuti amici. Attualmente siamo alla stazione dei treni che c'è tra Fterik e Zouerat. Spero che l'attesa valga l'avventura, perché siamo qui da ormai 3 ore. E mi sto sciogliendo anche all'ombra. Stiamo muovendo dalla stazione perché in realtà sembrerebbe che il treno non si fermi alla stazione, ma si fermi più in là. La cosa più importante da portare sul treno sono le bottigliette d'acqua, perché saranno 24 ore su un treno in cui non avremo accesso a nulla, né ovviamente bagni, né bar in cui potremo andare a comprare qualcosa. Appena vedrete il treno capirete di cosa sto parlando.
Sta arrivando altri 3 passeggeri. Si vedono all'orizzonte, stanno portando dei sacchi enormi che sicuramente caricheranno sul treno e saliranno con noi clandestinamente. Ci dobbiamo rimuovere perché sembrerebbe che il treno non si fermi qui, ma si fermi ancora più là. La cosa è comica perché il treno è lungo 3 km, quindi che non si fermi qui vuol dire che si fermi a 3 km di distanza. È un dettaglio non da poco. Sembrerebbe che stia arrivando. È arrivato. Però questa è soltanto la testa del treno e non si vede la fine. Ci hanno spiegato che questa è la prima parte, già carichissima di ferro appena preso dalla miniera, e poi ne arriverà un'altra parte che si collegherà con questa e il treno diventerà il più lungo del mondo. Abbiamo sbagliato di nuovo. Dobbiamo andare più avanti. Tu sali e io ti passo tutte le cose. Fare velocissimo perché sta partendo. Oh! Passa! Ho mangiato tutta l'acqua. Ci siamo, andiamo, Nino, sali pure tu perché la prendiamo così. Wow! Eccoci qua. Ci siamo tutti. Allora, ce l'abbiamo fatta, il treno sta per partire. Boh, si è già posizionata alla grande, si è fatto proprio la sua stanzetta lì. Siamo proprio su un cumulo di ferro. L'unica cosa che non mi aspettavo è che fosse totalmente bagnato. Cioè, è bagnatissimo. Gli ultimi passeggeri clandestini con noi stanno salendo, però vicino a noi non c'è nessuno. Non vedo nessuno, il treno è così lungo perché magari possono essere a 10 vagoni da noi e non li vediamo, però per adesso siamo da soli. Io, Bo e Nick. Guarda quel signore col giubbotto rosso. Ti sta praticamente scavando il letto per stasera. Vedi che sta abbassando un po' la montagnetta di ferro perché sennò non è comodo. E si è preparato il letto. Mi puoi aiutare con questo? lo voglio mettere come te. Ok. Mi sento una mummia. Sembra tutta storta. Adesso immagino che lui non possa sbagliare perché se la fa tutti i giorni, ma adesso siamo pronti perché appena partirà il treno, tutta la polvere del ferro ci arriverà addosso. Abbiamo almeno 2,5 km di vagoni davanti a noi pieni di ferro. Quindi si alzerà una polvere nerissima che ci arriverà negli occhi e quindi almeno questo ci coprirà il naso e la bocca per respirare. Oh! Siamo partiti! Let's go! Salam alaikum! Ok, si parte raga, si parte. Dopo 6 ore lunghissime di attesa, almeno tanto quanto questo treno, stiamo partendo. Si parte pianissimo, il treno arriverà a un massimo di 50 km/h, non va velocissimo, però il viaggio è lungo, costante, sarà difficile, sarà duro perché anche la temperatura cambierà. Adesso siamo in maniche corte, ma quando calerà la notte Bo dice che si morirà di freddo. Per adesso ci siamo coperti con questa... Come si chiama questa? Hauli. Con la hauli, che è un velo tradizionale mauritano. Tutti gli uomini mauri se lo mettono. E qui è essenziale perché ti copre, ti protegge dalla polvere del ferro che si alza una volta che il treno prende velocità, per non respirarne troppo. Sicuramente qualcosa ce la porteremo a casa. Però inizia l'avventura. Ma prima di partire col treno, lasciate che vi racconti una novità. Il 90% di noi è abituato a utilizzare il browser che c'è già installato sul PC, giusto? Ma se io vi dicessi che da qualche mese sto utilizzando un browser completamente gratuito che è più veloce, più intelligente e più sicuro di qualsiasi altro voi state utilizzando in questo momento. Sto parlando di Opera, che ha reinventato la parola browser offrendoti una navigazione senza distrazioni e mantenendo tutto sotto controllo con un'organizzazione intuitiva. Puoi organizzare le tue schede in modo intuitivo con Tab Islands, gruppi separati, schede connesse e un'esperienza senza stress. Trascina, rilascia, gestisci, tutto al tuo comando. E poi c'è Aria,
l'intelligenza artificiale integrata che diventa la migliore assistente virtuale. Aria risponde alle tue domande, genera contenuti in tempo reale e traduce e riassume testi su qualunque pagina web. Insomma, rende la tua esperienza di navigazione unica. E infine dovresti provare la Lucid Mode, che migliora la qualità dei video che guardi online impostando il livello di nitidezza che preferisci. Guarda il prima e il dopo con un solo click. Abbandona le impostazioni predefinite, prova Opera e trasforma il modo in cui navighi online. Io vi lascio un link in descrizione per scaricare Opera oggi stesso e scoprire tutte le differenze. È un piacere condividere questo viaggio con te. Per me è un onore. Ragazzi, Eccoci qua. Questa è la squadra del treno. Allora dobbiamo stare sempre giù, tutti e tre, perché il treno dà delle frustate che ti possono buttare giù. Infatti è molto pericoloso. Non è soltanto il più lungo, il più pesante treno al mondo, ma è anche il più pericoloso. Quindi dobbiamo stare sempre attentissimi, perché ci può essere una frenata, ci può essere un'accelerata e si può volare giù facilmente. anche perché ci sono, non so se riesci a far vedere i 3 metri di altezza se... Eccoci qua. Questo è quello che rischiamo. Cazzarola. Allora, si è già alzata una polvere pazzesca. Fortunatamente ci siamo portati le maschere da snow che ci dovrebbero aiutare. Ecco, appunto. Almeno gli occhi sono a posto, però entra tutto dalla bocca. Wow! Sembra di stare su Marte. Non vedo niente. Per adesso è perfetto, clima ideale, freschetto. L'unica cosa è che non si vede nulla, soprattutto con gli occhiali, non si vede niente con la maschera da sci. Il nostro amico Bo ha pregato pure qui sul treno, stava anche per cadere, perché chiaramente qualsiasi musulmano quando prega si deve alzare in piedi. Occhio! Ecco, e succede questo, che il treno dà queste frustate e puoi cadere. Qui infatti lui ha detto ok, Allah mi scuserà, pregherò da seduto, però l'ha fatto anche qui con noi. Adesso incomincia a fare un po' freddo, o no? Incomincia a far freddo, eh? Vivo è il momento. Viva il momento. Giusto. Non poteva dire una cosa più giusta. Viva il momento. Viva il momento. Viva il momento. Comincia a fare freddo. Ci stiamo preparando per la notte. Bo si è già messo dentro al sacco a pelo. Molto bene, Bo? Sì, Sarà una lunga notte. già. Inizia a fare freddo. Sta arrivando un altro treno dall'altra parte, quindi da Nouadhibou, la città costiera. In realtà è vuoto, eccolo. Sta passando? È vuoto perché va fino a Zuerat per ricaricarsi di ferro e ritornare a Nouadhibou, dove lo scaricherà nelle navi cisterna che poi lo porteranno in Cina, lo porteranno in tutti i paesi che commerciano con la Mauritania. Però quello che sto pensando è che per noi oggi è un po' divertimento fare questo viaggio, ma cavoli, è duro, immaginate farvelo ogni giorno, ogni 5 giorni della settimana. È un viaggio della speranza, sono 24 ore su un treno in cui prendete tutto il tempo sabbia, ferro in bocca, negli occhi, nel naso. È un viaggio duro e qui le persone lo fanno veramente tante volte a settimana. Proveremo a mangiare qualcosa che banana, ecco, una banana. Datteri. Che cos'è? Sì, datteri. Alla grande. Wow! Boh, guarda qua. Guarda la mia faccia. Sì. Wow! Mamma mia, faccio paura! Forse la prima non meglio da sputare perché
Io sono nero. Boh. Devo dirti che... Sì, sei nero. Allora, non so se è perché sono tanto affamato, ma questa banana sembra buonissima. Datteri, guardate che brutti ceppi. Stanno cavalcando il treno più lungo, pesante, pericoloso al mondo. Lungo, greso, treno del mondo. Bravo, ha capito. Bravo. Greso era. È così. È greso. Si dice proprio così. È greso? Greso. Ti giuro, non mi sto ancora abituato alla faccia lì. Beh, allora salutiamo i ragazzi. Ciao. Piccolo, veloce. Wow. La situazione sta peggiorando la mia faccia. Veloce aggiornamento. Siamo arrivati alla stazione di Shum, la città di Shum. Quindi altre persone stanno salendo sul treno. È praticamente impossibile dormire. Quando il treno è in corsa c'è praticamente una tempesta di sabbia che però in realtà è ferro. Qua Nino sta provando a dormire. Boh, dove è andato? Boh, Sì? dove sei? Sono qui. Ok, stava dormendo, poverino. E quindi niente, adesso proveremo a dormire anche se è veramente complicato. La cosa bella è che abbiamo uno spettacolo sopra di noi bellissimo, delle stelle e tutto, ma sarà duro a dormire. Seconda tappa, siamo in una città che si chiama Saint-Michel, qualcosa del genere. Ci siamo fermati, adesso saremo fermi per qualche minuto. Bo ha fatto un lavoro pazzesco perché con i talloni dei piedi ha livellato tutta questa parte perché non riuscivamo a dormire, perché era una cunetta, faceva sembrare di cadere ogni volta che il treno si muoveva, quindi adesso dovremmo riuscire a dormire, forse. Posso darti delle mie capre da tenere lì fino a domani? Stai venendo con le capre? Ma non ci faranno dormire. Ok, allora le metterò nel vagone a fianco al vostro. Ok, mettile lì. Non ci credo. Non ci credo. Vuoi che salti nell'altro vagone? Ok, veloce. Mettile qui. Udine. Ferma il I need for light, the light. Yes. Wow. Hai una corda? Vado a prenderla. Praticamente abbiamo una nuova compagna di viaggio. Un signore ci sta portando delle capre. Lui non ci conosce, ma si fida di noi. Ma perché lui, tipo, cosa dovremmo fare adesso? Le terremo con noi fino all'arrivo a Nuadibu. È molto amichevole. Ora non dormiremo più. Non dormiremo più. Un mauritano può sempre fidarsi di un altro mauritano, perché anche se non ci conosciamo, lui ha portato le sue capre e le ha lasciate a noi. Questa si chiama fiducia. Ed è una cosa importante. Ma perché vi fidate uno dell'altro? Perché siamo musulmani. Questo è il nostro modo di fare. Lui sa che io non gli posso rubare le capre. Questo è l'Islam, il vero Islam, con le sue regole. Il vero Islam. Ok. Questo è veramente unexpected. Ma rende il viaggio ancora più bello. La senti questa sensazione? Per adesso posso sentire solo la polvere nei miei occhi. Ma quale sensazione? Questa per me è libertà, è libertà. Ora puoi dormire dove vuoi. Sotto il cielo. Sotto il cielo. Su uno dei più lunghi treni di ferro al mondo.
On the top. Sopra il vagone. Polvere ovunque. Freddo. Ma comunque bellissimo. Sì. Questa è libertà per me, per un mauritano. Non ho mai visto stelle così grandi. Sembrano lampioni. Lampioni? Sì, Sul serio? sì. Sembrano tipo, sai, luci. Sì. È incredibile vedere le stelle di notte sopra un vagone. Sì, C'è molta polvere, fa freddo. già, Questo è quello che ci ricordiamo di solito. è vero. I giorni più duri. I giorni più duri, le notti più dure. Sì, Questo è quello che ricorderai. Non le cerimonie, le feste. Sai, quelle cose sono cose che puoi fare sempre. Questo treno invece è un'esperienza che si fa unica. una volta nella vita, unica. La vivi solo una volta ed è abbastanza. Ricorderai questa notte, vedrai. Per sempre. Per sempre. Per sempre, per tutta la vita. Proviamo a riposare, ma le frenate improvvise e gli stridori del treno non aiutano. Eppure non mi dispiace rimanere sveglio. Ho sognato per così tanti anni di vivere questa avventura che quasi non vorrei chiudere gli occhi. Anche perché sopra di me una stellata spettacolare rende il viaggio ancora più indimenticabile. Al sorgere del sole Bo fa qualcosa di inaspettato. Affonda le sue mani nella polvere di ferro per raccoglierne il più possibile e incomincia a sfregarsela sulle braccia, sul volto, sul collo e dietro le orecchie. Io lo guardo allibito, ma poi mi spiega che si sta purificando per la preghiera del mattino. Ogni musulmano praticante prima di pregare deve lavarsi i piedi, le mani, la bocca, il volto e le orecchie. Ma in assenza dell'acqua, soprattutto i beduini usano la sabbia del deserto come gesto simbolico. Su questo treno però la polvere di ferro sembra essere l'unica possibilità. Fa ancora molto freddo. Sto cercando qualcosa per coprirmi. Ci aspettavamo di incontrare tanti altri passeggeri clandestini su questi vagoni, però non vediamo nessuno, ne vediamo uno là in fondo, un signore, e dall'altra parte tanto in là ce ne sono altri, però ce ne aspettavamo molti di più, ma in realtà siamo solo noi qui. E quel villaggio l'hanno abbandonato? Succede qualche volta che il deserto copra Sì, i villaggi? esatto. Questo è successo a Chinguetti. Già, Quando visiterai Chinguetti vedrai il villaggio, le case e le grandi dune di sabbia che hanno rubato le case alle persone. davvero? Sì, desertificazione. E quindi poi le persone si devono spostare. Sì, sono andate via, si sono trasferite. Loro sanno che la loro casa appartiene al deserto e quindi quando lui la rivuole indietro lo fa e basta. Sì. In Mauritania ci sono tante cose preziose sotto le dune di sabbia. Le dune hanno rubato quelle cose. O forse le riprende indietro. Già, Questa cosa mi fa pensare che se una città era la più importante al mondo 1000 anni fa, ora non è più niente, è sotto la sabbia. Significa che, sai, le cose nella vita possono cambiare velocemente. sì. Diventa storia. Diventa storia. O maybe nothing. Già, Sì. o magari niente. Quindi sai, forse a volte noi desideriamo cose che chissà se sono davvero importanti. Incredibile che non si vede neanche la fine del... Vedi la testa del treno? No, non riesco nemmeno a vederla. È così lungo. La cosa che mi fa sorridere è che per arrivare alla testa del treno ci metteremo forse mezz'ora a piedi. Fa ridere. Intanto il nostro vicino
si è alzato, sta pregando e gira che ti rigira. Tutte le nostre conversazioni con Bo vanno a finire sulla religione, perché per lui è molto importante, è il fulcro, il perno della sua vita, e quindi gli fa piacere spiegarcela. A me fa piacere anche ascoltarlo, perché è un ragazzo veramente in gamba, che ci sta aiutando tantissimo in questo viaggio. Un viaggio davvero molto duro e non solo per noi. Belle al calduccio con noi. Anche loro hanno passato una notte mica da ridere. Diamo un po' di... Del cibo, sì. Esatto. Tutte le nostre cose sono piene di polvere di ferro, ma è un problema al quale penseremo una volta scesi. Ora ci sono cose molto più urgenti da sbrigare. È difficilissimo! Allora, non c'è il bagno, ma come regola ci siamo andati che facciamo i nostri bisogni agli angoli. Pensate che questo treno è l'unico treno in Mauritania. È straordinario se ci pensate. Cioè, per questo le persone, l'unica opzione che hanno è salire su questi vagoni anche i treni merci. Quindi loro prendono un passaggio da questo treno perché è l'unico, non avrebbero nessun'altra opzione se non le macchine, ma le macchine costano tanto. Continuo a ripetere a Bo che la vita nel deserto per me è troppo dura, ma lui mi sorprende con una risposta che non dimenticherò. Sai perché mi piace fare tutto questo? Perché mi ricorda che ho bisogno solo dell'essenziale per essere felice. Nelle città le persone desiderano cose di cui non hanno realmente il bisogno. Per esempio macchine, grandi case, donne, cose così. Capisci? È vero. È una gara che non puoi vincere. Semplice. Desiderano sempre di più, ma devi credermi. Quando vivi nel deserto, apprezzi quello che la vita ti dà. Anche le cose più piccole. Persino le piccole cose. Il deserto sembra un posto duro per vivere, ma credimi, è il migliore al mondo per essere felice. Tu ti senti vivo. Puoi vivere avventure come questa. Già, e grazie a te abbiamo vissuto questa avventura che mi ha fatto sentire vivo come mai prima d'ora. Grazie a te. Grazie di cuore, amico mio. Grazie davvero. Dio ti benedica. Devo fare velocissimo perché sta arrivando le guardie. Veloce, veloce. Ok. Aspetta. Oh, ce l'abbiamo fatta. E anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Un'odissea di 22 ore attraversando il cuore del deserto del Sahara insieme a Bo, un compagno di viaggio inaspettato che il treno ha trasformato in un amico. Bo è un uomo del deserto e porta sulle spalle il peso di una vita fatta di sacrifici e dedizione ad Allah. Ogni parola e ogni gesto sono un riflesso di una fede profonda e un amore sconfinato per il suo deserto, la sorgente della sua felicità, dove la sabbia racconta storie antiche e il tempo sembra danzare al ritmo del treno del ferro. Resta il ricordo indelebile di un viaggio indimenticabile che ha unito due mondi lontani e ci ha ricordato chi siamo veramente quando siamo lontani dalle comodità del quotidiano. Pensavo peggio, Nino. Come sei messo tu? Fa vedere com'è la situazione. No. Potremmo anche aspettare a farci la doccia. In effetti. Bene.